Allora, il 29 agosto prossimo ci saranno i sorteggi di questa nuova Champions League attesissima. Nell'ultima diretta di Passione Inter, allora abbiamo provato a fare una sorta di simulazione di questi sorteggi per capire quanto sarà difficile questa nuova Champions League e che cosa dobbiamo aspettarci soprattutto da questa nuova Champions League. Ecco, vi faccio subito uno spoiler. Abbiamo un bel problema con questa nuova Champions League che è sicuramente molto affascinante perché promette più grandi partite. È molto ricca, visto che l'Inter comunque si garantisce solo partecipando un 30% in più di ricavi rispetto alla base della scorsa stagione, base di partenza. In più ci sarà anche una gara aggiuntiva in casa, perché saranno 4 partite in casa e non 3, quindi l'incasso dei biglietti sicuramente aumenta, ma è una Champions League veramente, veramente tosta. Tant'è che, l'ho detto più volte, lo ribadisco, paradossalmente è più facile diventare campioni del mondo vincendo il nuovo mondiale per club piuttosto che diventare campione d'Europa vincendo questa nuova Champions League. Vi voglio far vedere quindi in questo contenuto che cosa è uscito fuori dalle varie simulazioni che ho fatto e poi ci facciamo sopra qualche ragionamento, soprattutto in vista di un calendario che tra gennaio e febbraio sarà veramente, veramente devastante, ma vi porto anche un'ipotesi di mercato legato a questa Champions League, legato anche a questo calendario che secondo me è da tenere d'occhio e voglio sapere che ne pensate. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Allora vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e ci fa piacere, ecco, se diventate parte della nostra community. Ricordiamo velocemente come funziona questa nuova Champions League che parte da quest'anno. Il sorteggio sarà il 29 agosto, lo seguiremo in diretta qui su Passione Inter ovviamente. La prima giornata di Champions sarà il 17 o 18 settembre, comunque nella settimana tra Monza Inter e il derby Inter Milan. Ecco, ci aspetta subito una settimana molto molto interessante. La grande novità principale è che intanto la Champions avrà 36 squadre e non 32, ma soprattutto non ci sono più 8 gironi differenti, quindi non abbiamo più gli 8 gironi da 4 squadre, ma c'è una unica classifica con tutte le 36 squadre tutte insieme. Chiaramente non si gioca un campionato a 36 squadre, ma ogni squadra, ogni singola squadra verrà sorteggiata contro 8 squadre differenti con cui andrà a giocare una sola partita. Quindi niente andata e ritorno con lo stesso avversario, ma una partita per ognuno degli 8 avversari. Queste 8 squadre sono 2 per ogni fascia di ranking, cioè l'Inter che parte dalla prima fascia per questa nuova Champions andrà ad affrontare 2 squadre della prima fascia, pur essendo l'Inter in prima fascia, 2 squadre della seconda, 2 della terza e 2 della quarta. Al momento le fasce non sono ancora del tutto complete perché mancano ancora gli ultimi playoff, ma poi, vedremo lo stesso il sorteggio con delle squadre provvisorie, diciamo così, ma più o meno il senso è quello. Le partite saranno 4 in casa e 4 in trasferta, per cui, può capitare che incontri il Real Madrid a San Siro, ma poi non giochi a Madrid con il Real Madrid, ma magari ti becchi il Manchester City in trasferta dalla prima fascia. Saresti un po' sfortunato, però c'è da dire che in realtà questo sorteggio potrebbe portarti anche un piccolo vantaggio rispetto al sorteggio classico, perché magari prima con le fasce ti beccavi 2 squadre forti nel girone e significava che ti andavi a giocare 4 partite molto difficili su 6. Qui con un pizzico di fortuna ti può andare meglio, detto che col vecchio sorteggio se partivi in prima fascia non affrontavi squadre di prima fascia, mentre qui te ne prendi 2. Quindi già di partenza è una Champions sicuramente più tosta. Ogni squadra poi si gioca le sue 8 partite e tutti i punti che accumula vanno a finire in questa classifica dove appunto tutte le squadre vengono messe in classifica pur non avendo affrontato gli stessi avversari. Le prime 8 squadre in questa classifica andranno dirette agli ottavi di finale di Champions League, dirette. Chi arriva invece dal nono al 24esimo posto va a finire ai playoff, cioè un'altra sfida andata e ritorno con con un avversario appunto che viene sorteggiato in base alla classifica e chi passa da questo playoff va ovviamente agli ottavi di finale di Champions League. Mentre dalla 25esima alla 36esima posizione niente retrocessione in Europa League, non c'è più la retrocessione in Europa League, ma vengono direttamente eliminati e finisce così la loro Champions dopo 8 partite. Dalla fase poi ad eliminazione diretta in poi
Ci sarà un tabellone tennistico con degli accoppiamenti che vengono sorteggiati in base alla classifica, con sfide chiaramente andata e ritorno come siamo abituati fino alla finale che è secca. Niente più sorteggi quindi ai quarti di finale come invece c'eravamo abituati. Venendo però al sorteggio del girone, quello che ci aspetta il 29 agosto e quello che ho simulato io che ora vi voglio portare, ci saranno quindi 4 fasce del ranking, l'Inter è nella prima, non ci saranno tutte quelle urne con le tante palline a cui siamo abituati, ma ci sarà solo un'unica urna, una soltanto, dalla quale viene estratta una pallina che contiene il nome di una squadra, facciamo caso l'Inter, esce l'Inter da questa pallina, e un software, un algoritmo assegna all'Inter tutti gli 8 avversari che andrà ad affrontare in questa nuova Champions League e decide anche quale avversario incontra in casa e quale in trasferta, chiaramente. Ci sono dei vincoli, non si possono incontrare avversari della stessa nazione, per cui non può esserci Inter-Milan o Inter-Juve nella fase a gironi appunto, e puoi incontrare massimo 2 squadre della stessa nazione, per cui se ti escono 2 squadre inglesi sai già che una terza non ce l'avrai, così come non ce ne avrai una quarta, eccetera. Alla luce di questo, che cosa è uscito dal sorteggio che ho simulato io? Ne ho fatti sorrido perché ne ho fatti veramente tanti, sia in diretta, nella nostra con la nostra community, che a parte da solo per vedere un po' che usciva, e vi condivido lo schermo e devo dire che tanti sorteggi, ma quasi tutti sono usciti piuttosto complicati. Non so se è il software che non funziona bene, non so se sono sfortunato io, ecco, però l'ultimo sorteggio che ho fatto io è questo: Inter Paris Saint-Germain, Real Madrid Inter, quindi Paris Saint-Germain a Milano, Real Madrid a Madrid. Inter Bayer Leverkusen, Arsenal Inter, questa sarebbe la seconda fascia. Poi in terza ci va abbastanza bene, Salisburgo e Slavia Praga. In quarta invece, lo Stoccarda sì, nel senso ce la giochiamo, siamo più forti, però è comunque tosta, ma fortunatamente la giochiamo in casa e poi torniamo a Praga per lo Sparta Praga. Questo è il sorteggio che mi è uscito, l'ultimo che ho fatto, direi comunque abbastanza difficile, abbastanza complesso se guardiamo la parte alta soprattutto. Quello che mi è uscito un pochino più semplice tra i vari che ho provato, secondo me è questo: Inter Borussia Dortmund, Barcellona Inter, Inter Shakhtar Donetsk, sempre il Bayer Leverkusen che mi è uscito quasi sempre. Bayer Leverkusen Inter mi è uscito molto spesso, poi Dinamo Zagabria a San Siro, Feyenoord in trasferta, Slovan Bratislava a San Siro e Aston Villa Inter invece, come detto con la partita a Birmingham con l'Inter in trasferta. Questo diciamo che è quello un pochino più semplice, tra quelli che ho pescato, e visto gli altri che avevo fatto, probabilmente ci metterei la firma ad oggi per pescare un accoppiamento così. Detto che l'Aston Villa in quarta fascia è un po' come aver pescato la Real Sociedad dell'anno scorso, che vi dicevo è l'avversario peggiore che potevamo pescare nell'ultima fascia, qualcuno sorrideva, invece i fatti mi hanno dato ragione. La sintesi di tutto questo qual è? Che ci aspetta una Champions League più lunga e stando alle simulazioni che ho fatto, o siamo molto fortunati al sorteggio e di solito non è così per l'Inter, oppure sarà una Champions League molto tosta, con almeno 4 partite di alto livello, ma di alto livello davvero, che toglieranno tante energie, poi facilmente ti possono capitare altre 2 partite insidiose e complicate e poi 2 partite un po' più facili più o meno. Questa è un po' la media che possiamo aspettarci. Il problema qual è? Il problema è che arrivare tra le prime 8 è molto importante, diventa molto, molto importante, perché arrivare tra le prime 8 ti permette di andare diretto agli ottavi di finale e non dover passare dai playoff. Per arrivare tra le prime 8 bisogna fare tanti punti in questa Champions League, bisogna fare un cammino veramente importante, quindi la Champions ad un certo punto soprattutto dovrà avere una certa priorità in termini di risultato e anche di rotazioni rispetto al campionato, soprattutto, lo ripeto, in determinati momenti. Però ecco, diciamo che ad oggi in questo momento io l'Inter vedo potenzialmente l'Inter tra le prime 8, potenzialmente ce la può fare, però è molto probabile finire tra la nona e la 24esima posizione, quindi è molto probabile andare al playoff. E questo cosa comporta? Ve lo faccio vedere il calendario alla mano, vi porto il calendario dell'Inter. Questo è un file gratuito che abbiamo realizzato noi e che è sempre aggiornato. Vi lascio il link in descrizione se volete scaricarlo, è gratis e ve lo mettiamo a disposizione per tenerne sempre traccia. Che cosa significa questo calendario per l'Inter? Che intanto a gennaio l'Inter si dovrà giocare la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Atalanta, più l'eventuale finale tra il 4 e il 7 gennaio. La partita Inter-Bologna è rinviata
e adesso ci torniamo. Venezia-Inter, Inter-Empoli, la settima giornata di Champions League, perché 2 giornate di Champions si giocheranno a gennaio, sforiamo l'anno solare, questa è un'altra novità di quest'anno. Settima giornata di Champions, che potrebbe essere decisiva per noi per andare agli ottavi di finale. Lecce-Inter, l'ottava giornata di Champions, e poi inizia un altro mese di febbraio veramente tosto. Quindi già a gennaio avresti 3 giornate di campionato, 2 di Champions e potenzialmente 2 di Supercoppa italiana. In Arabia Saudita, tra l'altro. A febbraio riparti subito con Milan-Inter, poi se ti sei qualificato per i quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia, altrimenti si gioca il recupero di Inter-Bologna, Inter-Fiorentina, l'eventuale spareggio se vai ai playoff di Champions League, qui a febbraio tra il 9 e il 16 giocherai lo spareggio, che poi ci sarà quindi Inter-Fiorentina, l'andata dello spareggio, Juventus-Inter, il ritorno dello spareggio, Inter-Genoa e poi l'eventuale quarto di finale o recupero di Inter-Bologna. Se l'Inter va ai quarti, quindi a febbraio o recupera prima la Coppa Italia e poi il Bologna o viceversa. Quindi questo è il mese di gennaio e questo è il mese di febbraio che ci aspetta, poi a marzo, ecco, si parte subito con Napoli-Inter e poi di nuovo gli ottavi di finale di Champions. Cioè da gennaio in poi abbassate l'elmetto perché si va dritti, giocare ogni 3 giorni, partite tutte di altissimo livello e partite molto molto importanti. Questo secondo me ci porta a fare alcune riflessioni anche sul mercato, innanzitutto sulla rosa. Sul profilo Instagram di Passione Inter poco fa abbiamo condiviso una grafica che potete trovare lì, con la rosa dell'Inter. Vi chiedo se vi va, andate a dare un'occhiata e diteci un po' la vostra anche rispetto a questo commento che vi abbiamo sottoposto. Ehm, una rosa che abbiamo completato al momento con l'arrivo di Palacios che sembra vicino e la conferma di Arnautovic e Correa che per il momento sono in rosa. Comunque fatemi sapere la vostra, abbiamo chiesto la rosa è completa sì o no, ditemi la vostra alla luce anche di quello che abbiamo detto fino a qui. Io dico 2 cose. La prima è che da un lato, quello che mi incoraggia comunque è che di solito le squadre di Inzaghi e l'Inter di Inzaghi in modo particolare, arrivano al picco della forma tra ottobre e novembre, quindi sarà, quel periodo un periodo dove l'Inter deve mettere dei mattoni importanti per il campionato e per la Champions soprattutto, e di solito lì l'Inter è in buona forma, quindi questo mi incoraggia. Poi quest'anno è stata fatta una preparazione diversa e speriamo che darà i frutti sperati anche più avanti, però diciamo che lo staff di Inzaghi è valido, quindi dal punto di vista fisico ci fidiamo. Però dall'altro lato quest'anno ancora di più sarà importante per Inzaghi attingere alla cosiddetta panchina, alle rotazioni, ai cosiddetti cotitolari, ma sia di partita in partita, cioè ruotare di partita in partita, ma anche dentro la stessa partita, per cui raccogliere i dati e preservare la condizione di giocatori chiave affidandosi anche alle alternative, soprattutto in alcuni momenti. A questo punto, quindi, dal mio punto di vista, rimangono gli interrogativi che vi ho sottoposto nell'ultimo contenuto delle scorse ore sull'operazione Palacios, che sembra, come detto, che si stia per concludere, però ne ho parlato in un altro contenuto, non mi ripeto su questo e vorrei sapere la vostra. Allo stesso tempo, però, vi dicevo, attenzione a un'ipotesi che metto lì sul tavolo e che dobbiamo tenere d'occhio. Perché? Visto che in questo finale di mercato, a meno di colpi di scena, ecco, è un finale di mercato bloccato comunque da giocatori come Correa e Arnautovic che fatichi a piazzare, io continuo a pensare che Correa verrà piazzato comunque, in qualche modo uscirà dall'Inter in queste ultime ore. Però dovessero rimanere entrambi, consideriamo che poi a fine stagione si gioca un mondiale per club dove ad oggi, finché non cambia il regolamento, tanti nostri giocatori, diversi nostri giocatori si svincolano durante il torneo perché il contratto scade il 30 giugno, il mondiale dura fino al 15 luglio per chi va avanti chiaramente e diversi nostri giocatori se ne andrebbero a metà mondiale per club se il regolamento non cambia. In quest'ottica allora secondo me il mercato di gennaio potrebbe essere davvero un mercato più movimentato del previsto, soprattutto per alcuni club e soprattutto per alcuni club come l'Inter che fanno il mondiale per club. In modo particolare se uno magari sei già sicuro o quasi di andare agli ottavi di Champions League, quindi sei già sicuro e di poter prevedere degli introiti maggiori e questo ti può dare un'ulteriore spinta in quest'ottica.
Secondo scenario, magari dal mondiale per club arriveranno nuovi sponsor che faranno aumentare la quota di partecipazione delle squadre, perché ad oggi ve l'ho raccontato, abbiamo fatto diversi contenuti, siamo stati forse gli unici a sollevare questo problema diversi mesi fa, di questo mondiale per club che aveva promesso 50 milioni di euro per tutte le partecipanti come base minima, ma poi in realtà non hanno trovato ancora tutti gli sponsor, i diritti televisivi e quindi ad oggi la quota è molto più bassa, si parla di poco più di 20 milioni di euro. Però hanno promesso nuovi sponsor e magari ti ritroverai a gennaio che sai già che avrai degli introiti maggiori anche da quella competizione. Ecco, magari se si verificano queste cose da qui a gennaio. Magari c'è anche l'idea di rimandare già ora qualcosa a gennaio, perché poi per esempio Arnautovic avrà un peso a bilancio ancora minore, più basso e quindi potrebbe essere anche un po' più semplice piazzarlo a gennaio piuttosto che ora, per esempio. Oppure ti rientra un Buchanan, lo rivedi subito bene, Inzaghi lo integra, magari succede qualcosa con Dumfries sul cui rinnovo siamo ancora in attesa di capire cosa succede e magari proprio vai a prendere un giocatore lì, in quel reparto lì, tipo quel Ndoye del Bologna che oggi il Bologna non vende, ma magari a gennaio sì, se sono fuori dalla Champions, eccetera, eccetera. Sono delle ipotesi da tenere d'occhio, però vi volevo sottoporre questo scenario e sono curioso di leggere i vostri commenti, cosa ne pensate anche voi, se possono aprirsi degli scenari di questo tipo. Vi aspetto qui sotto nei commenti allora, nel club ne stiamo parlando su www.passioninter.club, se vi fa piacere entrare a far parte della community dei sostenitori di Passione Inter, vi aspetto, mi raccomando. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.